Sto viaggiando verso Ostuni per la mia nuova serie I borghi più fashion d'Italia. Serie in cui vado a scoprire i posti più trendy, cercando di raccontarli sotto altri punti di vista. Intanto arrivo da Brindisi in treno e, prima chicchetta, la stazione di Ostuni non è a Ostuni, ma a 2 chilometri dal centro, lol. Per raggiungere il centro ho trovato qui vicino un noleggio di macchine elettriche. Super comodo, sono piccole, adatte alle viuzze di qui, costano poco e non inquinano l'aria. Vabbè, lo so che non frega niente a nessuno, costano poco. Verso la Ostuni, quella vera. Ostuni si trova in Puglia, a 20 minuti da Brindisi. Da qui si può capire bene il posto, vedete, è sopra una collinetta, davanti alla piana degli ulivi, con gli ulivi, alcuni millenari ed il mare, e dietro c'è la cosiddetta Valle d'Itria. La Valle d'Itria è quella con i trulli a cono, ha un microclima completamente diverso, arriva pure la neve. Qui invece non piove quasi mai, per questo i trulli non sono a cono, sono mozzati per raccogliere l'acqua. Quelli a cono qui sono solo per i turisti che vogliono vedere quelli a cono. Mi dirigo orbene a Ostuni. Che cos'è quella Gondor? Ah no, è sempre Ostuni. Mi trovo ad Ostuni, la città bianca. È come se Dio avesse ricreato i vicoli di Venezia e dopo il duro lavoro avesse detto: che palle, non ho voglia anche di colorarli, magari lo faccio domani, e il giorno dopo morisse. Ma perché qui è tutto bianco e cos'altro nasconde la città di Ostuni? Beh, mettetevi comodi che ora ve lo racconto. Prima grande rivelazione che ho scoperto e che vi dicevo anche prima è che Ostuni non si trova sul mare. O meglio, fa ridere perché le spiagge sono frazioni di Ostuni, quindi tecnicamente Ostuni si trova sul mare, ma se volete prenotare una stanza in centro storico vista mare, beh, il mare è tipo là. Gatto di Ostuni. Arrivato in città mi accorgo di un particolare che avevo sentito appena accennato in qualche libro. Ostuni è tutta bianca. Le case sono bianche, le scale sono bianche, le sculture sono bianche, persino io sono bianco. Il motivo è presto detto, si usava coprire ogni cosa con calce bianca sia per dare luce agli stretti e bui vicoli medievali, sia, vi giuro, per accecare i nemici che volevano attaccarla. Ammetto che quando l'ho letto mi è sembrata una grande cavolata, ma effettivamente, ora che sono qui, i miei occhi da nordico non riescono a rimanere aperti. Se solo ci avessero pensato prima dell'arrivo dei Normanni. Sotto Federico II di Svevia non gli andò così male e sotto gli aragonesi gli abitanti aumentarono così tanto che Ostuni cominciò a svilupparsi sempre di più all'interno delle mura, con le case costruite una sopra l'altra, come la conosciamo oggi. Le mura vennero anche espanse, questi ad esempio sono i torrioni aragonesi. La calce ha anche un effetto battericida, essendo materiale basico e traspirante, limita la proliferazione di batteri. La calce quindi aiutò Ostuni a salvarsi dalla peste del XVII secolo. La calce e Santo Ronzo naturalmente, che qui si mostra in un gesto di vittoria. Grande Oronzo! La colonna di Santo Ronzo si trova in Piazza della Libertà, nella parte moderna della città. Vicino c'è questa chiesetta che a intuito penso sia dedicata a Santa Biancaneve e Sette Nani. In piazza c'è il comune e la chiesa di San Francesco. Nel portale è scolpito il miracolo di San Francesco che guarì un cavallo a Ostuni e a fianco il miracolo di San Francesco che insegnò a un cane a non abbaiare per ore quando è a casa da solo. Dentro alla chiesa c'è il Dio Triangolo e una statua di San Francesco con un piccione, mentre fuori c'è la stessa statua ma iperrealista. Guardate il piccione, sembra quasi vero. Mi dirigo nel piano sotterraneo di una casetta nel centro dove si nota come siano mezze scavate nelle rocce e tra reperti antichissimi mangio qualche stuzzichino pugliese tipo le friselle con pomodoro e culatello e focacce e involtini, mozzarelline e caciocavalli. Questi alberi sono in tinta con la mia camicia. Gatti di Ostuni. I colori delle porte delle case originariamente indicavano i mestieri degli abitanti: verde per i contadini, marrone per gli artigiani e blu per i marinai. Questa è se fai l'influencer. Infatti insieme a questa sono le famosissime porte dove assolutamente bisogna farsi le foto per Instagram. Non sei andato davvero a Ostuni se non ti fai le foto davanti a queste porte. Questo è il mio primo alloggio ad Ostuni. Si può dire che ho passato la notte in bianco. Da Piazza della Libertà o Piazza Santo Ronzo per andare alla cattedrale si percorre, tenetevi forte, la via Cattedrale. È piena di negozietti di vestiti, quasi tutti hanno dei manichini, ci sono tantissimi manichini, alcuni inquietanti. Ci sono un sacco di ceramiche coloratissime e una vagonata di palloncini calamita. Forse è il simbolo di Ostuni, forse i palloncini rappresentano i colori che sono contenuti tutti nel bianco, che è il non colore di Ostuni. Ma poi mi hanno detto che sono palloncini che si trovano ovunque, in Puglia, in Campania e anche in Friuli. Gatti di Ostuni
Ostuni. Nella via si trova il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, dentro alla chiesa di San Vito, dove si fanno solo 2 messe l'anno, Fortunelli. Ci sono reperti del Neolitico, antiche dimore, scheletri qua e là, ma il pezzo forte è lei, definita la più antica madre del mondo, i resti di una donna vissuta 28.000 anni fa. Pensate, ha visto nascere la regina Elisabetta. Probabilmente è morta per complicanze nella gravidanza, indossava quel copricapo strano che conosciamo bene per la Venere di Willendorf e aveva bracciali di conchiglie, segno che si trattava di una donna importante. Prima di morire è riuscita a registrare un video in cui si racconta, reperto preziosissimo che ha permesso di ricostruirla fin nei minimi dettagli. Provo la focaccia con le cime di rapa e un pasticciotto con dentro la marmellata. Proseguendo per via Cattedrale si arriva alla medesima cattedrale, a uno dei rosoni più grandi del mondo. Dentro ci sono degli enormi dipinti sul soffitto, molto comodi da guardare se ci si stende sulle panche. Davanti alla cattedrale c'è l'arco Scoppa che unisce il palazzo vescovile al seminario, liberamente ispirato al Ponte dei Sospiri di Venezia. E ispirate alle gondole di Venezia ci sono le motorette blu per i turisti che non vogliono usare le gambe per camminare. Sono pure elettriche e non inquinano. Qui a Ostuni si respira bene. Prendo anche io la mia macchinetta elettrica e vado a scoprire il famoso mare di Ostuni. Mi avventuro tra le viuzze della Piana degli Ulivi, così rossa e piena di ulivi. Ci si arriva in circa 10 minuti. Arrivo al Lido Morelli, non vedo l'ora di vedere il famoso mare puglioso, bello, cristallino e mosso. Proprio oggi doveva essere mosso, si vede poco la sua pugliosità, rimedio con dei taralli. Magari ora si è calmato, no, è ancora mosso. In spiaggia sfocia anche il fiume Morelli, un tipico corso d'acqua pugliese che mi dicono sia stato delimitato fin dai romani. La sera mi guardo Ostuni illuminata da tante lucine. Ci sono lucine ovunque, lucine molto belle. Le mie preferite sono le lucine messe insieme a dei secchielli appesi, con qualche bagnafiori e i cuoricini luminosi. Provo il panino con polpo e caciocavallo. In Puglia sono favorevoli al pesce col formaggio e fanno bene. Attaccato al centro poi c'è l'Orto Giardino, un posticino molto pittoresco dove farsi un aperitivo in mezzo all'orto e lontano dalla frenesia della città. Ci siamo messi sotto a un ulivo con 2 birre artigianali e gli antipastini pugliesi. In stagione fanno anche un sacco di anguria, ma perché capito sempre nei momenti sbagliati. Il giorno dopo vado a dare un'occhiata anche alla parte più moderna della città. Entro al parco Rimembranze che mi fa rimembrare che ci sono ancora un sacco di cose che non ho assaggiato. Quindi su consiglio dei locals vado al Forno 31, un antico panificio con forno a legna del XV secolo, e prendo un pasticciotto alla crema, taralli, un panzerotto fritto e una focaccia alle cipolle. Poi caffè leccese rigenerante con ghiaccio e latte di mandorla. Questo non è un fico, è un fiorone, però è un fico lo stesso. Un'altra cosa extra da fare ad Ostuni è visitare l'entroterra. Sono andato a vedere Ceglie e Messapica, si entra nella Valle d'Itria e finalmente si possono trovare i trulli veri, quelli famosi della TV. Ceglie ha una particolarità unica: tutte le case sono bianche, e anche detta la città bianca. I loro personaggi famosi sono alternativi, hanno tombini molto vintage e i leoni sono super felici. Questa è la piazza principale con una mini torre dell'orologio in centro. Sono arrivato giusto per la settimana di Sant'Antonio, come vedete sembra una piccola Las Vegas, ci sono luci ovunque, in ogni angolo, luci monumentali, di sera deve essere una figata. Questo è il castello ducale con la sua torre simbolo della città che è in manutenzione. Ceglie è terra di gastronomia e non puoi visitarla senza assaggiare i suoi prodotti tipici. Dico davvero, non puoi. Quindi vado all'osteria del Divin Gustare per Divin Gustare intanto un negramaro e un primitivo rosé che non li ho ancora bevuti, caciocavalli, culatelli, polpettine parmigiane e tanti antipastini, orecchiette di grano arso con melanzane e ricotta, le famose bombette, involtini di vitello con dentro caciocavallo e i celebri biscotti di Ceglie con le mandorle tostate e la marmellata. Torno ad Ostuni, detta anche la città bianca, nella mia casetta bianca e vado a dormire con i pesci. Perché c'è un pozzo qua dentro, in realtà dormo su un letto. E questa era Ostuni, non solo il perfetto sfondo della vostra foto Instagram. Ho una bella ripresa da fare con il drone, ma anche un tassello importante della storia del Salento. E qua ci starebbe bene un drone.